Labirinto, Minotauro, Teseo e Arianna, Icaro che vola troppo vicino al sole. Di certo conosci queste storie, ma ti sei mai chiesto come tutto è iniziato? Qual è il segreto che si nasconde dietro le mura dorate di Cnosso? Perché il più potente re dei mari è finito per generare un mostro? E soprattutto, cosa accade quando gli dei decidono di vendicarsi usando l'amore stesso come un'arma? Vieni con me in un viaggio che inizia molto prima del famoso filo di Arianna. Un viaggio che parte da un toro bianco emerso dal mare e da una promessa tradita. Perché ogni labirinto ha la sua origine e questa è molto più intricata di quanto tu possa immaginare. Benvenuto nella saga di Creta. Benvenuto nel cuore del labirinto. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Fabio dall'Inghilterra, Francesco, Carolina e Circe. Grazie anche a Dalila. Grazie ad Alessandro, Gioele, Gimbo, Maria Chiara, Mirko e Vanessa. Infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Grazie anche a Denise per il viaggio fatto insieme. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questa puntata è dedicata ad una giovanissima fan di questo podcast, Chiara di Cittadella. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 229. La saga di Creta. Primo episodio. Il toro dal mare. Il sole del mattino accarezza le onde del mare che bagna le coste di Creta e se chiudi gli occhi puoi quasi sentire l'eco di antiche trasformazioni. È verso queste acque cristalline che tutto convergerà. Non dal labirinto, non dal Minotauro, ma da un toro bianco come la schiuma delle onde e da un giovane principe che crede di poter ingannare persino gli dei. Andiamo per ordine perché ogni grande tragedia ha le sue radici in un momento di apparente trionfo. La nostra storia inizia molto lontano da Creta, nelle terre di Sidone, dove una giovane principessa di nome Europa sta raccogliendo fiori in un prato che si affaccia sul mare. È figlia della rea Agenore e la sua bellezza è così straordinaria che persino Zeus, dall'alto dell'Olimpo, rimane folgorato alla sua vista. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, ci racconta di come Zeus assuma le sembianze di un magnifico toro bianco, più bello di qualsiasi animale terreno, con corna simili a quelle della luna crescente e con occhi dolci come quelli di un amante. Europa, incantata dalla mitezza di quella creatura bellissima, comincia a carezzarla, a ornarla di fiori, fino a quando, in un momento di spensierata fiducia, sale sulla sua groppa. È allora che Zeus fa scattare la sua, trappola. Il toro si lancia tra le onde e nuota attraverso tutto il Mediterraneo, portando la principessa verso un destino che lei non può ancora immaginare. Possiamo vedere lo stupore sul volto di Europa mentre le acque si aprono davanti a loro come fossero terraferma, mentre delfini danzano intorno al toro divino e tritoni emergono dalle profondità per rendere omaggio al re degli dei. Le onde si piegano alla volontà di Zeus, creando una sorta di strada liquida che si snoda tra le isole dell'Egeo. Europa, aggrappata alle corna del toro e in preda al terrore, sente il vento salato accarezzarle il volto mentre attraversa luoghi che nessun mortale ha mai visto, grotte marine dove abitano le Nereidi e profondità abissali dove riposano mostri antichi quanto il mondo stesso.
Il viaggio si conclude sulle coste di Creta, dove Zeus riprende la sua forma divina e si unisce alla principessa sotto un platano sacro che, secondo la tradizione, da quel giorno non perde più le foglie. Da questa unione divina nascono 3 figli, destinati a segnare per sempre la storia dell'isola: Minosse, Radamanto e Sarpedone. Ti avviso subito che le versioni di questo mito sono varie e diverse tra loro. Erodoto, ad esempio, inserisce il rapimento in un contesto storico-politico più ampio, parlando di rapimenti tra popolazioni. Quello che tutte le fonti concordano nel narrarci è il destino eccezionale riservato ai figli di questa unione. Secondo Apolodoro, i 3 fratelli crescono sotto la protezione diretta di Zeus, allevati dal re Asterione, che sposa Europa subito dopo che Zeus l'ha, abbandonata. È fin da subito evidente che Minosse ha qualcosa di diverso dagli altri. Dove Radamanto mostra saggezza e giustizia naturale, dove Sarpedone manifesta coraggio e nobiltà d'animo, Minosse rivela un'ambizione che brucia come il fuoco, un desiderio di potere che non conosce limiti. È il più bello dei 3, certo, è anche il più astuto. I suoi occhi hanno una luce che non appartiene del tutto al mondo degli uomini, eredità del sangue divino che scorre nelle sue vene. Già in gioventù i suoi compagni notano come Minosse riesca sempre ad ottenere quello che vuole, come sia capace di convincere anche i più riluttanti con una combinazione di fascino personale e sottile intimidazione. È generoso con chi lo serve fedelmente, spietato con chi lo ostacola. È un legislatore illuminato, capace di promulgare leggi giuste e durature, eppure nella vita privata mostra una tendenza al tradimento che emergerà con forza devastante negli anni a venire. Quando il vecchio re Asterione muore senza eredi diretti, i 3 fratelli si ritrovano a contendere per il trono di Creta. Radamanto, il più saggio, propone una divisione equa dell'eredità. Sarpedone, il più coraggioso, è disposto a decidere la questione con una prova di forza. Minosse, il più ambizioso, concepisce invece un piano. Minosse sa che i suoi fratelli hanno sulla corona altrettanti diritti quanto lui e che il popolo di Creta potrebbe non riconoscere immediatamente la sua superiorità. Ha bisogno di un segno, di una prova inequivocabile che gli dei lo abbiano scelto come loro rappresentante in terra. È allora che concepisce un piano audace. Si reca sulle scogliere che dominano il mare, in un luogo sacro dove i re di Creta si rivolgono agli dei nei momenti di grande necessità. È l'alba e le prime luci del sole tingono di rosa le acque calme del Mediterraneo. Minosse indossa le vesti cerimoniali, porta con sé offerte tradizionali, miele, vino, olio profumato. Con voce ferma che echeggia tra le rocce invoca Poseidone. Grande Dio dal tridente d'oro, Signore delle acque che circondano la nostra isola, se è tuo volere che io regni su Creta, inviami un toro dal mare. Un toro bianco, come segno della tua approvazione, e io te lo sacrificherò immediatamente sull'altare più sacro, perché tutti sappiano che il mio potere viene direttamente da te. La risposta di Poseidone non si fa attendere. Prima un silenzio innaturale scende sulla scogliera, poi un vento improvviso inizia a soffiare dal mare aperto. Le acque, fino a quel momento calme come uno specchio, cominciano a gonfiarsi, ad agitarsi, come se qualcosa di immenso si stesse muovendo nelle profondità. All'improvviso le onde si aprono in 2, come a tracciare un nuovo tappeto liquido, e dal mare emerge una creatura che toglie il fiato a chiunque la osservi. Un toro immacolato, possente, con il manto bianco come la neve delle vette e gli occhi che sembrano riflettere la profondità stessa dell'oceano. È l'animale più bello che sia mai apparso sulla terra, una creatura che porta in sé qualcosa di divino, di assolutamente perfetto. Il toro cammina sulle onde come fossero terraferma, lasciando dietro di sé una scia di schiuma iridescente. Nel momento in cui mette il primo zoccolo sulla spiaggia, nel raggio di 100 passi sbocciano fiori sulla sabbia e più in là ogni albero si carica di frutti maturi. È chiaro a tutti i presenti che non si tratta di un animale comune, è una manifestazione diretta della potenza divina.
Il popolo di Creta, testimone di questo prodigio, si prostra davanti a Minosse, riconoscendolo immediatamente come il re legittimo. I fratelli stessi non possono che inchinarsi davanti a una prova così evidente del favore divino. Radamanto, con la saggezza che lo contraddistingue, proclama solennemente: il volere degli dei è manifesto, che Minosse regni su Creta, con la benedizione di Poseidone. Sarpedone, dal canto suo, accetta il verdetto divino con la nobiltà d'animo che gli è propria e in seguito fonderà un regno tutto suo in Licia, dove diventerà leggendario per il suo valore in battaglia. Minosse ha ottenuto ciò che voleva, il potere assoluto su Creta, riconosciuto non solo dagli uomini, ma anche dalla volontà stessa degli dei. È proprio in questo momento di trionfo che Minosse viene colto da un pensiero che lo avvia a commettere l'errore che segnerà per sempre il suo destino e quello della sua stirpe. Guardando il magnifico toro che Poseidone gli ha donato, Minosse sente nascere nel cuore un desiderio di possesso che lo sorprende per la sua intensità. L'animale è troppo bello per essere sacrificato, troppo perfetto per essere distrutto. Ogni fibra della sua muscolatura sembra scolpita da un artista divino. Ogni movimento rivela una grazia che va oltre la natura terrena. Poseidone comprenderà, pensa tra sé Minosse, mentre accarezza il manto setoso dell'animale. Dopotutto, che differenza può fare se viene sacrificato un altro toro al suo posto? L'importante è l'intenzione, il gesto rituale. Il dio non potrà certo offendersi per un dettaglio così piccolo. E poi questo toro potrà generare una stirpe di animali altrettanto magnifici. Sarà un tesoro per tutto il regno. È incredibile come la mente umana riesca a giustificare anche le decisioni più improvvide quando è accecata dal desiderio. Minosse, che pure conosce bene il carattere irascibile di Poseidone, convince se stesso che il dio dei mari sarà comprensivo, che in fondo ciò che conta è l'omaggio reso, non lo specifico animale sacrificato. Ed è così che Minosse, nel momento stesso in cui dovrebbe dimostrare la sua gratitudine e la sua sottomissione al potere divino, compie invece il primo grande tradimento della sua vita. Fa portare all'altare un toro comune, scelto tra i più belli del regno, che fa dipingere di bianco con una tecnica così raffinata che l'inganno è praticamente impercettibile. La cerimonia del sacrificio si svolge con grande solennità. Tutto il popolo di Creta è presente, e assieme ai nobili delle isole vicine, accorsi per rendere omaggio al nuovo re. L'altare è ornato di fiori e drappi preziosi, l'aria è profumata di incenso e mirra. Quando la lama sacrificale si abbatte sul collo dell'animale, una grande acclamazione si leva dalla folla. Il toro di Poseidone, intanto, viene condotto nei pascoli reali più belli, dove continuerà a vivere come il più prezioso tesoro del nuovo sovrano. Per un momento sembra che il piano abbia funzionato. Il sacrificio si compie senza incidenti, il popolo celebra entusiasticamente il nuovo sovrano e Minosse può finalmente cingere la corona d'oro di Creta. Le celebrazioni durano 7 giorni e 7 notti, con banchetti, danze e gare atletiche che attirano partecipanti da tutto il Mediterraneo orientale. Quello che Minosse non comprende ancora è che gli dei vedono tutto, sanno tutto e soprattutto non dimenticano un'offesa ricevuta. Nei mesi che seguono l'incoronazione, Minosse comincia a manifestare tutte le qualità che faranno di lui uno dei più grandi re della storia antica. Organizza una flotta che non ha eguali nel Mediterraneo, con navi veloci e manovrabili che stabiliscono il controllo cretese su tutte le rotte commerciali principali. Tucidide, nella sua guerra del Peloponneso, lo ricorderà come il primo sovrano a stabilire una vera talassocrazia. Minosse fu il primo di coloro di cui abbiamo notizia a possedere una flotta e a dominare la maggior parte del mare che ora si chiama ellenico. Le leggi che promulga sono di una saggezza straordinaria, bilanciano perfettamente giustizia e pragmatismo. Platone stesso nelle leggi lo celebra come un legislatore ispirato direttamente da Zeus. Minosse aveva l'abitudine di ritirarsi ogni 9 anni nella grotta di Zeus per ricevere istruzioni divine sulla legislazione. Il commercio fiorisce sotto il suo regno. L'arte raggiunge vette mai toccate prima. I palazzi che fa costruire a Cnosso diventano leggendari per la loro bellezza e raffinatezza.
Gli affreschi che li decorano mostrano scene di vita quotidiana così vivaci e realistiche che sembrano animate da vita propria. Mercanti da tutto il Mediterraneo convergono verso i porti cretesi, portando oro dall'Egitto, ambra dal Baltico, spezie dall'Oriente. Creta diventa il cuore pulsante del commercio marittimo e Minosse ne è il signore indiscusso. Chi osserva attentamente può già scorgere i primi segni di quella che diventerà la sua caratteristica più pericolosa. Una fiducia eccessiva nelle proprie capacità, una tendenza a credere che le regole che valgono per gli altri uomini non si applichino a lui. Forse arriva a credersi più scaltro degli stessi dei. Il toro bianco intanto vaga libero per i pascoli più lussureggianti di Creta. Gli è stato assegnato un recinto enorme con praterie che si estendono a perdita d'occhio e sorgenti di acqua purissima. È curato da guardiani scelti personalmente da Minosse. Uomini fidati che hanno ricevuto l'ordine tassativo di proteggere l'animale da qualsiasi pericolo. Alcuni pastori giurano di aver visto il toro nelle notti di luna piena risplendere come di una luce propria, divina. L'animale non si è mai accoppiato, come se sapesse di essere destinato a qualcosa di più grande o di più terribile. La gloria di Minosse cresce senza sosta. Il suo nome viene pronunciato con rispetto e spesso con timore in tutto il Mediterraneo. Le sue navi controllano i mari, i suoi guerrieri sono invincibili, le sue ricchezze sono leggendarie. Nelle profondità marine, Poseidone non ha dimenticato l'affronto ricevuto. Il dio dalle onde profonde sta pazientemente tessendo una vendetta che colpirà Minosse nel modo più doloroso possibile, attraverso coloro che ama di più. Questo mito ci ricorda una verità fondamentale sulla natura umana. Il successo può diventare la più pericolosa delle droghe. Quando tutto ci riesce, quando ogni nostro piano si realizza perfettamente, è facile dimenticare che esistono forze più grandi di noi, che ci sono limiti che non dovremmo mai osare oltrepassare. Minosse, che crede di aver superato in astuzia gli stessi dei, non sa ancora che il prezzo del suo tradimento sarà molto più alto di quanto possa immaginare. Ignora che presto incontrerà una donna misteriosa e affascinante, figlia del sole stesso, che diventerà sua moglie e complice, vittima e vendicatrice. Nel prossimo episodio della nostra saga scopriremo come Minosse consolida il proprio potere, come trova l'amore con la enigmatica Pasifae e come comincia quel cammino di tradimenti che porterà alla nascita del mostro più terribile mai generato dal desiderio umano. Il toro bianco continua a pascolare nei campi di Creta, bello e possente come il primo giorno. A volte, quando il vento porta l'odore del mare, solleva la testa e muggisce verso l'orizzonte. È un suono che fa fremere chiunque lo senta, un richiamo che sembra venire da profondità abissali. Presto, molto presto, quel richiamo troverà la sua risposta. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su TPI puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.